Amici legosi, eccoci di nuovo in sella per un'altra fantastica notizia di Mamma Lego. Ultimamente stiamo assaporando tantissime nuove uscite e sono sicuro che già in molti sono con l'acquolina in bocca e non vedono l'ora di mettere le mani su tutte le novità di quest'estate. Aspettando con ansia il nuovo 10305, il Lion King Castle, Mamma Lego ci tiene ancora un pochino sulle spine con l'uscita del suo 42esimo set della linea Ideas. Ma prima di passare a darvi quelle che sono le nostre prime impressioni, ho una fantastica notizia per tutti coloro che ci seguono. E premesso ragazzi, state diventando tanti e la cosa non può che rendermi il cuore pieno di gioia. Quindi forza con le iscrizioni e facciamo prendere quota a questo canale. Dicevamo, ho una fantastica notizia per tutti voi. Infatti, dopo il video che ho fatto riguardante le tag di Brick Imagination, che ribadisco al momento penso che siano le migliori per tanti motivi, e per saperne di più vi linko il video qui sopra, andatelo a vedere per chi ancora non lo avesse fatto, siamo riusciti dopo un assiduo stalkeraggio ad ottenere una promozione dedicata esclusivamente a tutti coloro che ci seguono. Infatti, per tutti coloro che acquisteranno una teca Brick Imagination fino al 31 agosto riceveranno uno sconto del 10% utilizzando esclusivamente il codice sconto Estate Marchese 2022. Quindi approfittatene. Io ho già messo gli occhi sulla teca per la mia nuova Ferrari. Detto questo ragazzi, cominciamo! Lego 21334, 42esimo set Ideas di Mamma Lego. Sarà venduto ad un prezzo di 99,99 € e vi ricordo che ci sarà un'anteprima di vendita per tutti i possessori di carta VIP prevista per il 28 giugno, mentre per tutti gli altri e nei Lego Store uscirà il 1° di luglio. Il modello, composto da 1606 pezzi, è stato ideato dal fan Lego Senway C, scusate per la pronuncia, e comprende 4 musicisti completamente riprodotti con i nostri mattoncini, assieme ai loro 4 strumenti, un pianoforte a coda, una batteria, una trombetta ed un contrabbasso. Anche se il set non rispecchia tanto quelli che sono i miei gusti in fatto di creazioni, infatti non credo che lo acquisterò, devo dire comunque che è abbastanza interessante, sia dal punto di vista del significato. Infatti il progettista ha dichiarato che con questo set ha voluto catturare la vitalità e la bellezza di un'esibizione jazz dal vivo, sia dal punto di vista di alcune tecniche di costruzione. Infatti trovo inusuale la riproduzione dei 4 musicisti con i soli mattoncini, ma non so perché il tutto rende veramente azzeccata questa scelta. Detto ciò, passiamo subito alle mie impressioni in base a ciò che per il momento Mamma Lego ci ha rivelato. Devo dire che sono rimasto veramente stupito della qualità della riproduzione di tutti gli strumenti musicali. Il pianoforte, rispetto alla versione originale, risulta più massiccio nella forma e più compatto. Mi piace veramente tanto il colore utilizzato per la cordiera e le pedaline, direi accostamento cromatico veramente azzeccato, e notiamo una tastiera molto più lunga che dà veramente la sensazione della presenza di tutti gli 88 tasti. L'unica cosa che mi stona un pochino è il non aver mantenuto lo stile del coperchio superiore, liscio come nella versione originale. Per quanto riguarda il contrabbasso, mi dispiace, devo dire che preferisco la versione originale, molto più simile al modello reale. E come per il pianoforte preferisco di gran lunga l'intera superficie completamente liscia. La versione ufficiale risulta anch'essa più compatta e contenuta nelle dimensioni, il che mi fa pensare sia più simile ad una chitarra che ad un vero contrabbasso. La batteria invece vi devo dire che è lo strumento che mi è piaciuto di più. Il realismo è davvero impressionante. Il colore della grancassa è stato aggiornato da nero a bianco, il che rende tutta la batteria più visibile nei dettagli e a mio parere la diversa disposizione dei tom-tom dà la sensazione di una struttura più massiccia. Qui vediamo anche il Charleston, che in questa versione viene rappresentato sicuramente in maniera migliore. Per concludere infine con la tromba,
ridimensionata anch'essa, ma sicuramente entrambe le versioni mi piacciono. Ecco, l'unica cosa che posso dire è la mia titubanza nella scelta come quarto strumento proprio della tromba. Avrei, che ne so, preferito di gran lunga un sassofono, sarebbe stato meno semplicistico e di grande impatto, specialmente nella costruzione, però capisco il fatto di non aver voluto snaturare la build più del necessario. Passiamo ora alla struttura dei personaggi. Mi intriga veramente tanto il loro design, con caratteristiche anatomiche ben distinte ed uniche, che conferiscono a ciascun musicista una vera e propria identità. E per chi non l'avesse notato, mi fa impazzire l'uso di questo controller per videogiochi per rappresentare un padiglione, per non parlare del vero tocco di classe, e cioè la sostituzione del pianista uomo con quello di una donna anch'essa ben realizzata, e devo dirvi, secondo me, scelta veramente azzeccata. Per concludere, l'unica cosa di cui sono rimasto veramente deluso e che non mi piace affatto è la struttura del palco. La versione originale mi dava una sensazione, per così dire, di retro ed iconico, che mi faceva immediatamente immedesimare con il set, anche se con i colori utilizzati la build sembrerebbe più grande. Invece è solo un gioco di prospettiva. Se l'intento di Synthwave e dei nostri design era quello di farci rivivere le sensazioni di questa musica, credo davvero ci siano riusciti. Detto ciò, miei cari amici, vi voglio lanciare una piccola sfida. Cerchiamo per questo video di arrivare almeno a 60 like. Fateci ancora più contenti di quello che siamo, dai! Visto che ormai ci seguite in tanti, no? E ricordatevi, per chi ancora non l'avesse fatto, di iscrivervi al canale. Io naturalmente vi aspetto al prossimo video e credo davvero che a breve ne vedremo veramente delle belle. Quindi un bacione e ricordatevi, solo il meglio è abbastanza. Ciao!